Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere a alcune delle domande predominanti, dei quesiti che mi ponete nei commenti riguardanti le NDE. E faremo una cosa nuova per il mio canale, ovviamente altri canali lo fanno già da tempo, nel senso che metterò in sovraimpressione la vostra domanda man mano che la leggo e quindi la risposta. Ovviamente ne ho scelte alcune più rappresentative e siccome l'argomento è interessante può anche essere che il video venga un pochino lungo. Adesso vediamo un attimino le vostre domande. Si va a cominciare. Allora, Silvia Rasna ci dice che non capisce perché nell'NDE in generale non c'è mai niente che riguardi gli animali, i vegetali, le piante, tutto ciò che non sia prettamente umano. Allora le rispondo, innanzitutto lo dirò in tutte le risposte, cercate di guardare tutti i video nella playlist NDE la vita dopo la morte, perché troverete molte risposte alle domande che voi poi fate magari capitando per caso su uno dei vari video. Comunque non è vero che ci siano solo gli esseri umani, spesso vediamo prati fioriti, colline boscose, colline fiorite, colori molto vividi sia dell'erba che dei fiori, che delle piante, vediamo anche delle costruzioni, vediamo anche qualche animale. Approfondiremo questa cosa degli animali per capire se sono animali spirituali o se possono essere spiriti di animali che sono vissuti con noi durante la vita terrena, e può essere che ci siano entrambe le situazioni, ma lo vedremo in video appositi. Comunque non è vero, non c'è solo quello. Certo è che nella prima fase della morte, cioè appena morti, il primo pensiero non va sicuramente ai fiorellini di campo o al gattino piuttosto che al leprotto, ma va a questo incontro con la luce, questo incontro con gli esseri di luce, e con questa analisi della propria vita, con l'accettazione di essere morti, quindi il capire di essere morti, e quindi poi in genere si viene rispediti indietro per quei fortunati che vengono rianimati, che quindi tornano alla vita e ci possono raccontare questo scorcio di al di là. Però non è vero che non si parla di natura, di erba, di cose. Vi ricordo tutti che Eden, cioè il paradiso, il giardino dell'Eden dal greco antico, e significa proprio giardino, quindi il giardino, perché viene definito anche il giardino dell'Eden, proprio perché una delle prime visioni che si hanno dopo il tunnel e dopo la luce può essere proprio un campo fiorito, un prato fiorito, una collina fiorita o boschiva. Quindi si parla anche di questo. Ed ecco qua Arturo Ristoro, invece, che non capisce come il bambino cieco possa vedere la neve infangata, no? Quindi marrone, perché spostata dalla scusate ancora un po' i residui del Covid, spostata dallo spazzaneve, quindi infangata, sporca, e non capisce come in un mondo spirituale, nell'aldilà, ci sia gente che vede anche palazzi, strutture, costruzioni. Allora, abbiamo già detto, Arturo, 1000 volte che una volta morti perdiamo i nostri handicap e acquisiamo anche conoscenze non nostre. Per esempio, ci sono personaggi, scienziati, che hanno riportato formule o innovazioni che sulla Terra ancora non si conoscevano proprio dopo una NDE, e molti che hanno avuto l'NDE riportano che nel momento in cui si ponevano un quesito, una domanda, avevano subito la risposta, come se già la sapessero fra le altre cose, quindi una conoscenza onnisciente. E quindi bambino non vedente, una volta che muore, nel momento in cui ha l'NDE,
oltre a vedere capisce esattamente quello che vede. Ci sono stati fatti degli studi, fra le altre cose, tra i non vedenti che hanno avuto NDE, e qualcuno ha avuto anche dei problemi dopo perché non riusciva a capire come sapeva già alcune cose. Invece per quello che riguarda le costruzioni nell'aldilà eccetera, certo ci potrà essere di tutto. Vi ricordo sempre che nel mondo spirituale noi saremo accolti o vedremo le cose come più tranquillizzanti per noi, come più comprensibili da noi. È come quando un'anima si approccia a un'altra anima, uno spirito si approccia a un altro spirito, si approccia con l'età e le fattezze più vicine a quella che l'altro spirito o l'altra anima capirebbe o sentirebbe più consono alla vista. Per esempio, se vediamo un parente, ce lo ricordiamo di 80 anni, lo vedremo di 80 anni. Se invece ci sembrerà migliore vederlo da giovane, lo vedremo in età giovanile. Questa è un po' la spiegazione semplificata, spero di averti dato la risposta corretta. Rispondiamo anche a Giuseppe Caranate. Ricordo sempre anche a lui che non deve soffermarsi a un unico video, ma andare a vedere tutti i video della playlist NDE, avrebbe già trovato le risposte alla domanda che fa, che lui dice: non capisco perché queste cose, l'NDE, diciamo le risposte, le testimonianze dell'NDE le abbiamo solo da gente rianimata dal punto di vista medico, quindi con tecniche scientifiche, e non da gente che si è autorianimata. È qua che sbagli. Abbiamo parecchie testimonianze di persone che sono morte e improvvisamente il loro cuore ha ripreso a battere da solo, per cui abbiamo sia di gente rianimata tecnicamente, diciamo così, dal mondo medico, sia di gente che si è autorianimata, cioè che dopo un periodo di morte si è ripresa. Di solito il periodo non è molto lungo, è breve, però dove il cuore riprende a battere e il respiro torna. Quindi abbiamo entrambe le testimonianze, quindi se è solo questo il dubbio o il problema che ti facevi, è già risolto. Quindi abbiamo le testimonianze in entrambi i casi di NDE. Ecco qua, Andy Bert ci fa una domanda e Andy Ferrando gli dà già una risposta. Ci chiede appunto, si ricorda qualcosa come un tentativo di mettere degli oggetti nelle sale operatorie, nelle sale di rianimazioni diversi, atipici, in maniera che chi aveva l'OBE, la prima fase dell'NDE, cioè l'uscita dal corpo, riuscisse poi a identificare e testimoniare di questi oggetti. In realtà sono stati fatti vari tentativi, in parte ti ha risposto che è stato un fallimento, ma il fallimento è stato perché su 20 ospedali solo un ospedale è riuscito a mettere dei pannelli LCD rivolti verso l'alto e quindi che sparavano delle immagini computerizzate in maniera che le immagini fossero casuali e nessun operatore sanitario ne fosse a conoscenza. È stato un fallimento perché non c'è stato abbastanza numero né di decessi né di rianimati per fare una statistica. La cosa che ha funzionato veramente è il sonoro, cioè sono state riconosciute delle sequenze di suoni da parte di persone che in quel momento non avrebbero potuto sentire niente in quanto in arresto cardiaco e con elettroencefalogramma piatto. Ciò non toglie Veridicità e OBE, che abbiamo visto hanno riportato vari elementi di prova e controprova. C'è anche da dire che può essere che nel momento in cui uno ha un OBE non è proprio la sua primaria preoccupazione guardare e vedere se ci sono oggetti particolari o forme particolari intorno nella stanza. Solitamente capisce che quello potrebbe essere il suo corpo e poi inizia ad innalzarsi o a spostarsi in stanze o in luoghi adiacenti. Quindi comunque l'esperimento è stato fatto nello studio AWAR e AWAR 2. Anche se io non lo so, che non li pronuncio bene, io sono veramente una cozza nel parlare le lingue straniere, per cui abbiate pietà di me. Insomma, dopo leggo molto bene, mi traduco anche mentalmente, ma le pronunce di qualsiasi lingua, francese, tedesco, inglese, sono negatissimo. Vincenzo Medico e Giulietta
ci parlano degli scettici che non vogliono credere, eccetera, eccetera. Su questo non si può fare niente. Chi è scettico a oltranza ad ogni costo purtroppo non può fare diversamente che non credere. Ma nonostante tutte le prove che gli vengono fatte mostrate, fatte vedere, toccare con mano, un po' come San Tommaso, devo essere sincero, il dubbio è legittimo, anzi è doveroso, perché se non c'è il dubbio non c'è critica e non c'è miglioramento, apprendimento. Però poi, una volta che si iniziano a vedere delle prove incontrovertibili, è buona cosa iniziare ad approfondire l'argomento. Spero di aver risposto un po' a tutte le vostre ultime domande e quesiti. Se ne avete delle altre da fare, scrivetele qua sotto nei commenti e nei commenti sotto i vari video. Io cercherò sempre di rispondervi, magari se non nel momento stesso, ma nel tempo, di dare le risposte a tutte le vostre domande per quello che mi è sempre possibile. Vi ringrazio di aver seguito questo video, mettete il like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, solo il 20% di voi è iscritto, aiutatemi a crescere, aiutate a crescere il canale. Nei link in iscrizione trovate tutto quello che vi serve, anche la possibilità, se avete piacere, di darmi un piccolo sostegno. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Armando, ciao!